a tutti, eccoci di nuovo qui su Lernamo. Nel video di oggi abbiamo deciso di parlarvi di 11 parole ed espressioni letteralmente intraducibili in altre lingue. Se poi noi ci sbagliamo e effettivamente esistono delle traduzioni nelle vostre lingue, scrivetecele nei commenti. Scambiamoci conoscenza e liberiamoci dall'oppressione. Ti voglio bene. Oh, grazie, sei un tesoro. No, in realtà ti voglio bene è la prima frase intraducibile. Ah, ok. Non ti sei mai accorta che in italiano l'espressione ti voglio bene ha un significato molto preciso che non si può tradurre in altre lingue? È vero, potresti usare te quiero, I love you, je t'aime, però sì, capisco dove vuoi andare a parare. Effettivamente non c'è una distinzione netta come invece nelle espressioni italiane ti voglio bene e ti amo. Esattamente. Per noi italiani l'espressione ti amo è molto forte e si usa esclusivamente per le relazioni amorose. Sì, invece per quanto riguarda ti voglio bene, questa la usiamo solo ed esclusivamente con gli amici ai quali siamo profondamente attaccati o con le persone della nostra famiglia, i parenti e i genitori. La seconda parola intraducibile è abbiocco. Come descriveresti l'abbiocco? Direi che l'abbiocco è una sonnolenza improvvisa che si ha specialmente dopo un pasto abbondante. A me viene sempre l'abbiocco dopo pranzo. Certo, perché mangi troppo, infatti sei ingrassato. Ah, a proposito di mangiare, ti ricordi qual è la terza parola intraducibile? Spaghettata. Volete sapere che cos'è una spaghettata? Eccola. Una spaghettata non è altro che un piatto di spaghetti. Quasi quasi ce la facciamo stasera una bella spaghettata, che ne dici? Niente male come idea. Tra le espressioni intraducibili potremmo anche menzionare Tizio, Caio e Sempronio. Sì, però se dobbiamo essere proprio precisi, se non erro in inglese esiste una traduzione equivalente. Ah sì? Sì, in inglese si dice Tom, Dick and Harry. Ma non dire scemenze. No, è vero. Sì, certo. In ogni caso, l'espressione Tizio, Caio e Sempronio si utilizza per riferirsi a un gruppo di persone di cui non si ricordano o non si sanno i nomi. Per esempio, ieri Tizio, Caio e Sempronio sono andati al bar e hanno acquistato 50 bottiglie di vino. Significa che un gruppo di persone di cui non si conosce il nome hanno acquistato 50 bottiglie di vino. Ok, dopo aver registrato questo video, ho scoperto che non solo Rocco aveva ragione per quanto riguarda la traduzione in inglese di questa espressione, ma sembrerebbe esista un equivalente anche in tante altre lingue. Lo vedi questo bottone gigante? Dai, schiaccialo! Non fare il menefreghista! Menefreghista. Questa parola, intraducibile, si riferisce a una persona che ha un atteggiamento di menefreghismo. Questa mi sembra tanto una tautologia. Tu come lo spiegheresti? Vediamo. Io la definirei come una persona egoista, incurante dei propri doveri e dei diritti altrui. Sì, mi piace questa definizione. L'ho letta sul dizionario. Ah, ecco. La sesta parola intraducibile è dietrologia. Questa parola indica la tendenza a analizzare fenomeni, soprattutto politici, cercando di individuarne complotti, trame oscure e, in generale, intenzioni diverse da quelle dichiarate. Non trovi che questa parola sia molto simile al significato dell'espressione cercare il pelo nell'uovo? Più o meno sì.
Infatti potremmo dire, per esempio, i giornalisti fanno spesso dietrologia o i giornalisti cercano spesso il pelo nell'uovo. Sì, mi sembra che siano simili come significato. La prossima, nonché settima parola intraducibile è gattara. Io sicuramente diventerò una gattara. È vero, tu adori i gatti, anzi, in generale gli animali. Sì, infatti una gattara è una persona, solitamente una donna non sposata, che nutre e cura i gatti, randagi e non. Nei Simpson c'è una gattara che originariamente in inglese chiamano The Crazy Cat Lady. È vero, me ne ero dimenticata. Penso che prima o poi dovremmo fare un video sulle traduzioni più strane e bizzarre. Ottima idea, sicuramente lo faremo. Ottava parola intraducibile. Culaccino. Perché mi guardi? Sei tu il re delle definizioni. Il culaccino è praticamente il residuo di un liquido che resta sul fondo di un bicchiere o qualsiasi altro recipiente. Sì, però ha anche un altro significato. Indica infatti la traccia lasciata da un recipiente bagnato sul luogo dove è stato appoggiato. È vero, sì, e devo dire anche che entrambi i significati sono intraducibili. Nona parola, meriggiare. Questa non è tanto comune, però si può leggere o sentire di tanto in tanto. Trovare una traduzione in altre lingue di questa parola è quasi impossibile perché indica una condizione ben precisa. Stare a riposo, all'aperto, in un luogo ombroso, nelle ore calde del pomeriggio. Sembra molto rilassante meriggiare. Lo farei volentieri qualche volta. Decima e penultima parola intraducibile. Pantofolaio. Il pantofolaio è la tipica persona che ama starsene a casa sua sul divano in pantofole, magari davanti alla TV, senza fare nulla di speciale se non fondersi con il divano stesso. Gli esemplari tipici di pantofolaio tendono ad avere una forte preferenza verso le pantofole morbide e ingombranti, oltre che per le patatine e gli snack in generale. In inglese esiste il couch potato, ma non so se indossa le pantofole. In ogni caso, sai cosa? A parlare di patatine, snack, mi è venuto un certo languorino e direi che questa è proprio l'ora perfetta per un bel apericena. Sai che hai proprio ragione? E considerando che apericena è l'ultima parola intraducibile, ce lo andiamo a fare. Per chi non lo sapesse, l'apericena è una specie di aperitivo serale che sostituisce la cena, in quanto accompagnato da un ricco buffet. Bene, adesso è giunto il momento di passare alla nostra rubrica Chiediamo. La rubrica nella quale rispondiamo alle vostre domande. Bene, la prima domanda... Aspetta però, vorrei ricordare soltanto ai nostri studenti di aggiungere sempre l'hashtag chiediamo quando fanno le domande. È vero. Perché altrimenti è un po' difficile per noi riuscire a trovarle. Sì, perché l'hashtag fa cambiare colore alle scritte e così via, quindi le riusciamo a individuare bene. Ora iniziamo. Prima domanda. La prima domanda è di Adrian Sarmiento che ci chiede: perché si dice mi piacerebbe e non mi piacerei se stai parlando in prima persona? Bella domanda. Purtroppo il verbo piacere in italiano, così come qualche altro verbo, ha questa struttura un po' particolare e quindi concorda con l'oggetto che ci piace. Non con la persona a cui piace. In ogni caso lo abbiamo spiegato meglio nel nostro primo video. Uno dei nostri primi video, sì. Che trovi nella descrizione. Il link è nella descrizione, si chiama Gli errori più comuni che fanno gli stranieri, sì, o qualcosa del genere.
Ora, seconda domanda, beh, più una richiesta, diciamo questa. Sì, di Cioè, Alexandra. sì, che ci chiede: dovreste fare un video sull'umorismo in Italia, è un buon modo per rompere il ghiaccio, ma è difficile in una lingua straniera. Ci provo spesso, ma ho l'impressione che non funziona molto bene. Sì, questo lo possiamo fare, Sì. non sarà facile. No, dacci un po' di tempo per fare le nostre ricerche, per pensarci un attimo, però lo faremo. Sì, nel frattempo Ci c'è passa l'ambulanza, un'ambulanza. però è tutto ok. Allora, bene, qua non c'è l'hashtag, però questa era una domanda piuttosto interessante. Ruby ci chiede: ragazzi, aspettiamo l'autoambulanza. Sì, dai. Anche il frigo nel frattempo. Ragazzi, potete spiegarmi la differenza tra chai e ai? Non riesco a capire come si usano, grazie mille. Bene, diciamo che, giusto per riassumere velocemente, non c'è una reale distinzione a livello di significato. No, infatti, ma Però usiamo la forma chai solo nel parlato e di solito per enfatizzare un po' di più. sì, abbiamo dedicato una lezione, più o meno parte di una lezione a questo argomento, e trovate il link nella descrizione. Il titolo della lezione comunque è Le cose che i libri di grammatica non vi insegnano. Una bellissima video lezione, ve la consiglio. Beh, facciamo l'ultima domanda? Sì, l'ultima per oggi. Ok, però mi raccomando. Continuate sempre a farci domande nei commenti perché noi risponderemo sempre alla fine di ogni video. Questa è più una domanda personale, direi. Sì, Mostak? probabilmente, sì, non sappiamo Ci se si dispiace. pronuncia così. Ciao Graziana, io vi seguo da un po' di tempo e mi sono trovata bene con voi, bravi. Una domanda, siete di Bari o avete studiato all'Università di Bari? Perché mi sembra che vi ho visto, comunque grazie per i video. Allora, io sì, sono di Bari e sì, ho studiato all'Università di Bari dove mi sono laureata. Io invece sono nato in un paesino molto vicino a Bari, ho vissuto a Bari per 3 anni, dove mi sono anche laureato e quindi sì. Niente, siamo soltanto curiosi di sapere, anche tu sei di Bari o hai studiato all'Università di Bari, ci hai visti in giro o all'università, perché non abbiamo una foto, il nome non ci dice nulla, quindi facci sapere. Facci sapere nei commenti un po' più su di te, così possiamo capire chi sei. Sì. Bene. Per oggi sì, penso proprio che sia tutto. Ci vediamo nel prossimo video, no? Assolutamente, vi aspettiamo. Ciao ciao!